Ragazzi, ciao a tutti da Leonardo Vitacolonna, il vostro chitarra terapeuta di fiducia. Oggi vi darò una mano per lavorare un pochettino con la vostra mano sinistra, o meglio la destra se siete mancini. E in particolare vi farò vedere un paio di esercizi non propriamente facilissimi, ma super efficaci per migliorare queste due dita, ragazzi. Se volete seguire i miei consigli, prendete la vostra sedia più comoda, la vostra chitarra più morbida, prendetevi 10 minuti di tempo, rilassatevi, intanto mettete un like e ci vediamo dopo la sigla. Allora ragazzi, noi non siamo costretti ad ammazzarci di esercizi di tecnica se ci piace suonare soltanto in pentatonica con 3 dita. La cosa insomma è molto figa. La faccenda però si fa un pochino più complessa, ahimè, se volete suonare delle cose un pochino più articolate, come per esempio le frasi che ho accennato all'inizio di questo video. Vediamo per esempio questi movimenti. Allora, se non lavoriamo bene tecnicamente con queste due dita, difficilmente riusciranno certi movimenti, ma non solo, anche movimenti molto più semplici come questi per esempio. Quante volte vi imbarcate in questa situazione e vi vengono cose tipo... Innanzitutto vi farei vedere un esercizio banalissimo che io avevo visto tipo una trentina di anni fa in un VHS che girava tra amici con la videodidattica di Vinnie Moore, che a mio avviso è uno dei chitarristi più tecnici che siano mai esistiti, e lui praticamente faceva vedere i classici esercizi 1-2, 2-3 e 3-4, quelli che tutti normalmente fanno plettrati, lui li faceva in hammer on e pull off, in questo modo qui. E ora le dita che ci interessano di più. E lo faceva anche in pull off ovviamente. Ogni volta che faccio fare questo esercizio ai miei allievi riscontro sempre gli stessi problemi. Allora, innanzitutto le due dita difficilmente riescono a muoversi in modo ritmicamente indipendente, cioè tendono a fare questo. Secondo problema, l'anulare ha proprio difficoltà ad alzarsi da solo, indipendentemente dal mignolo, e il problema di prima è legato esattamente a questo problema. E questa cosa si vede soprattutto nella fase di discesa dell'esercizio, che tende a essere fatto in questo modo qui. Cioè praticamente l'anulare si trascina a fatica verso il basso lungo le corde, quando il movimento dovrebbe essere questo. Vedete? L'anulare si alza indipendentemente dal mignolo, eppure queste due dita rimangono giù, cioè non è questo. Ok? Allora, che cosa ho notato? Che questo esercizio, pur essendo molto utile e capace di dare dei risultati immediati, in certe situazioni aveva bisogno di un esercizio a sua volta propedeutico, e me ne sono inventato giusto uno. Ed è proprio il primo esercizio della piccola serie di tecnica che vi voglio far fare per migliorare queste due dita. Allora, l'obiettivo qual è? Cercare di sbloccare le due dita e di riuscire a muovere l'anulare indipendentemente dal mignolo. Allora, qual è la difficoltà di questo esercizio? Praticamente dovete fare l'hammer on, posizionare il mignolo, lasciarlo suonare e l'anulare deve andare a prendere la nota sotto. E le due note devono continuare a suonare contemporaneamente. Se riuscite a fare questa cosa qua, state facendo il movimento in modo perfetto. Calma, zen. Fatelo alla velocità tale che vi consenta di farlo il più rilassato possibile, se serve anche una nota all'ora. Questo esercizio è tremendamente efficace. L'ho proprio testato su alcuni allievi, che avevano proprio difficoltà in questo movimento, e vi garantisco che nel giro di poche settimane sono riusciti a sbloccare le due dita. Quindi sono riusciti a passare tranquillamente a questo.
che sarà il secondo esercizio della serie. Però continuiamo a vedere l'esercizio di prima perché ancora non ho finito di dirvi tutto. Allora, fatelo ovviamente anche a salire. Notate come si sente ogni volta il bicordo. Quando studiate queste cose dovete stare molto attenti a gestire il vostro carico di lavoro, un po' come in palestra, altrimenti ci si sfascia letteralmente. Dovete approcciare l'esercizio in questo modo qui. Allora, innanzitutto lo dovete fare alla velocità tale, come dicevo prima, da riuscire a farlo in modo rilassato. Ragazzi, vi dovete mettere in testa che vi dovete godere proprio il processo, non il risultato, altrimenti la frustrazione prevarrà. Mamma mia quante R in questa frase. Quindi dicevo, la velocità deve essere tale da poter stare rilassati. Seconda cosa, concedetevi continuamente delle pause. Quindi, per esempio, lavorate 30 secondi, 40 secondi e poi vi fermate. Per fermarvi intendo dire proprio questo. Fermi, cioè no che suonate altro. Un altro minutino e poi vi fermate 30 secondi, un minutino e vi fermate. Questo perché io ci tengo alla salute dei vostri tendini, ragazzi, perché se non fate questo iniziate a studiare in modo inappropriato, che oggi veramente sembra una gara di edizione, se iniziate a studiare in modo inappropriato ed esagerando con queste due dita vi fate male. Allora vi siete un attimino scaldati questi 5-10 minuti con questi esercizi tritapalle e possiamo iniziare a fare qualcosa di un po' più musicale. Questo qui. Sì, è abbastanza complicato, poi qua la complicazione è anche per la mano destra, ma prima che arriverete a incontrare il limite dato dalla mano destra, a voglia qua a lavorare sulla mano sinistra. Quindi vi faccio vedere lentamente com'è il pattern, ve lo potete scaricare il tabulato dal link che vi lascio in descrizione, quindi avrete tutto scritto, non vi preoccupare. Allora, guardate, mi trovo nella tonalità di Mi minore, in questa forma qui. Vediamo il pattern suonato lentamente come gira. Avrete notato che questo lick richiama un po' Bach, lo trovo bellissimo e lo applico spesso. Mi rendo conto che è difficile da suonare, quindi non vi sto dicendo imparatevelo per forza che lo dovete suonare, altrimenti non sapete suonare la chitarra. No, la finalità è lavorare tecnicamente per sbloccare queste due dita, per poi poter fare cose comunque più semplici di questa, però suonando comunque una cosa bella. Se ve lo imparate e riuscite ad applicarlo, tanto meglio, ragazzi. Scrivete che cosa ne pensate di questo piccolo pattern, se già sapete suonare cose del genere, se avete difficoltà con queste due dita, che tipi di esercizi fate, fatemi sapere, perché se avete delle domande io mi sforzerò di rispondervi a tutti come al solito. Vi sto chiedendo tipo 10 minuti al giorno, un quarto d'ora al massimo. Iniziamo prima con questo qui. Poi passiamo a fare l'esercizio 3-4 con i legati. Questo anche in pull off. E poi lentamente lavorate al pattern neoclassico. Vedrete che cose tipo vi ritorneranno sicuramente molto più facili. Sono sicuro che se lavorerete bene in questo modo qua, nel giro di un mese otterrete grandi risultati, ragazzi, e vi lancio una sfida. Allora, imparatevi questo pattern, all'inizio ovviamente lo farete a 1 all'ora, no? Date anche tutte le pennate verso il basso, finché non vi viene almeno così. Poi appena riuscite un attimino a essere più indipendenti, iniziate ad alternare la pennata come sto facendo io. Allora, è molto importante tenere i suoni legati, cioè evitate questo. No? Ok, quando riuscite a fare una cosa del genere, allora potete iniziare a prendere nota delle velocità alla quale lo fate con il metronomo. Proviamolo un attimino con voi. 120, dai, facciamo sta figuraccia, va? Proviamo più veloce.
Mi accontento di questo risultato, mi consente di togliermi molti sfizi quando improvviso, di riuscire ad andare oltre alla pentatonica. Ma perché dobbiamo studiare per queste due dita? Tanto figo suona così. Vabbè, però d'altra parte devo fare pure video per YouTube, quindi mi serve un argomento. Allora ragazzi, vi ho detto tutto, iscrivetevi, attivate la campanellina così verrete informati ogni volta che metterò nuovi video, diffondete il verbo, condividete e se avete richieste scrivetelo nei commenti. Ciao a tutti ragazzi, buono studio!